Nel video precedente abbiamo visto come realizzare la prima parte del nostro ciondolo. Adesso andremo a realizzare gli archi di contorno e il rivestimento del cerchio. Cominciamo. Ok, iniziamo inserendoci una piccola perlina dentro al nostro pippiolino. Io mi aiuto con questo ferrettino. Ecco qua. E con il nostro ago ci inseriamo per iniziare il secondo giro della nostra creazione. Ovviamente io ho lasciato verso una cinquantina di centimetri di filo dalla parte della cruna. Dimenticavo di dire che mi sono infilata in precedenza 28 perline che useremo nei nostri archi. Iniziamo con un primo arco da 7 nodi doppi, un pippiolino con perline e 7 nodi doppi. Allora realizzeremo un pippiolino con perline con 4 perline in questo modo e continuiamo con i 7 nodi doppi. Allora abbiamo lavorato 7 nodi doppi, un pippiolino con 4 perline, altri 7 nodi doppi, tiriamo il nostro arco e lo andiamo a fermare nel pippiolino tra i primi due cerchi. Lo fermiamo nel pippiolino tra i primi due cerchi. Ecco qui. Lo fermo con un nodino e continuo con 3 nodi doppi, un pippiolino con perlina e altri 3 nodi doppi. Lavorati 3 nodi doppi, pippiolino con 4 perline, 3 nodi doppi, tiriamo anche quest'altro arco e lo fermiamo nel pippiolino tra il secondo e il terzo cerchio. Ecco qui. Solito nodino. Prossimo arco sarà da 4 nodi doppi, un pippiolino con 4 perline e 4 nodi doppi. Quattro nodi doppi, un pippiolino con 4 perline e 4 nodi doppi. Tiriamo l'arco e lo fermiamo tra il terzo e il quarto cerchio. Nodino e continuiamo con 2 nodi doppi, un pippiolino con 4 perline e 2 nodi doppi.
2 nodi doppi, pippiolino con 4 perline, 2 nodi doppi, chiudiamo e fermiamo tra il quarto e il quinto cerchio. Solito nodino. Continuiamo gli ultimi 2 archi, che saranno sempre di 2 nodi doppi, pippiolino con 4 perline e 2 nodi doppi. Abbiamo lavorato gli ultimi 2 archi con 2 nodi doppi, pippiolino con 4 perline, 2 nodi doppi e ci siamo fermati tra i 2 cerchi. A questo punto dobbiamo realizzare solo l'ultimo arco, che sarà dai 2 nodi doppi, pippiolino con 4 perline e 8 nodi doppi. Abbiamo lavorato 2 nodi doppi, pippiolino con 4 perline, 8 nodi doppi, chiudiamo il nostro arco e lo fermiamo nel primo nodino del nostro cerchio. Ecco qui. Chiudiamo con i nostri 2 nodini. E anche questo passaggio è terminato. A questo punto, prima di inserire il nostro lavoro nel cerchio, inseriremo le nostre decorazioni, le nostre perline. Io, per inserire le decorazioni, prendo il filo che è rimasto durante la lavorazione e inizio a ricavarne 3 fili. E con un ago piccolino inizio ad inserirmi le varie perline per abbellire il mio lavoro. Ora che abbiamo finito di decorare il nostro modello, possiamo iniziare a rivestire il nostro cerchio. Io in precedenza ho infilato 3 perline arancioni, 5 fucsia, 2 arancioni, uno Swarovski fucsia, 2 arancioni, 5 fucsia e altre 3 arancioni che verranno inserite durante il rivestimento del cerchio. Come sempre ci lasciamo, per rivestire il nostro cerchio, almeno 1,5 metri di filo e possiamo iniziare, come abbiamo visto già nel video precedente, a rivestire il nostro cerchio. Iniziamo con 20 nodi doppi. Ok, abbiamo lavorato i nostri 20 nodi doppi e iniziamo ad inserirci il nostro lavoro. Come facciamo? Prendiamo il nostro uncinetto, facciamo passare il filo e con l'ago ovviamente cerchiamo di far passare anche tutte le perline. Continuiamo con 10 nodi doppi, pippiolino con 3 perline e 5 nodi doppi. Arrivati a 10 nodi doppi, prendiamo le nostre 3 perline
arancio e continuiamo a lavorare gli altri 5 nodi doppi. Lavorati anche gli ultimi 5, ci attacchiamo il secondo, continuiamo con 5 nodi doppi, un altro pippiolino con 5 perline fucsia e 5 nodi doppi. Ok, abbiamo lavorato altri 5 nodi doppi, inserito le 5 perline fucsia e altri 5 nodi doppi. Attacchiamoci, continuiamo con 5 nodi doppi, un pippiolino con perline che saranno le 2 arancioni, Swarovski, altre 2 arancioni e altri 5 nodi doppi. A questo punto continuiamo a rivestire il nostro cerchio con 5 nodi doppi, un pippiolino con perline, 5 nodi doppi e ci inseriamo. Abbiamo lavorato 5 nodi doppi, pippiolino con perline, 5 nodi doppi e ci siamo inseriti. Ora lavoreremo altri 5 nodi doppi, pippiolino con perline, 5 nodi doppi, ci inseriamo e alla fine 5 nodi doppi e ci inseriamo di nuovo. Ok, abbiamo lavorato 5 nodi doppi, un pippiolino con perline, 5 nodi doppi, ci siamo inseriti, altri 5 nodi doppi e ci siamo inseriti. Adesso non ci resta che finire di rivestire il nostro cerchio con 20 nodi doppi. Abbiamo lavorato gli ultimi 20 nodi doppi, adesso chiudiamo con un nodo e andiamo a nascondere i fili. Ecco il nostro ciondolo completato. Vi consiglio di indurirlo solo sul dietro per evitare di rovinare la lucentezza del filato. Questo tutorial finisce qui. Se volete vedere altri miei video, potete iscrivervi al mio canale YouTube oppure seguirmi sui social o sul mio sito. Un bacio, alla prossima!